Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan, ragazzi, come state? Tutto bene? Oggi a gentile richiesta andremo a vedere un video molto interessante e riguarda i Messi Big Time usciti qualche giorno fa. Lo faccio perché mi sono arrivate appunto, come già detto, delle richieste da alcuni di voi che mi hanno detto ma come faccio a maxare questo? Qual è secondo te il più forte? Quindi oggi ragazzi andremo a vedere, sto provando a scorrere, eccoli qui. Andremo a vedere questi tre messi che sono tutte e tre micidiali e andremo a vederne però le caratteristiche e siccome io ce le ho tutte e tre anche un piccolo diciamo consiglio su come buildarli è per caratteristiche quali funzionano meglio in quali ruoli e così via. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamigo, due piattaforme che passano dal link che trovate in descrizione, non vi costa nulla di più, semplicemente supporterete il canale. Ripeto, totalmente gratuito. Amazon la conosciamo tutti, invece Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale potete acquistare a dei prezzi veramente scontati tutti i prodotti videoludici. Inoltre avete diritto anche al codice sconto che avete visto all'inizio del video. Senza perderci in ulteriori chiacchiere andiamo subito a vedere i tre messi che sono i seguenti. Allora partiamo da lui che è quella diciamo classica come carta, che è il regista creativo. Questa ragazzi tra l'altro è anche la mia build, quindi se volete prendere ispirazione o comunque farla identica provatela, perché è fatta in questa maniera, secondo me rende davvero tanto. Ragazzi, c'è 101 di dribbling, è una roba mai vista, prendete la colla nel piede, credetemi, quando parte è davvero difficile togliergli la palla. Comunque possesso stretto 90, passaggio rasoterra 94, infatti questo secondo me ragazzi usato da trequartista o da seconda punta, eventualmente anche da esterno, dipende con che tipo di esterni ci piace giocare, perché il regista creativo chiaramente farà dei movimenti diversi rispetto a un taglio al centro o un opportunista, un attaccante di rientro e così via, quindi però può essere utile anche da esterno destro. Io diciamo che la maggior parte delle volte che ho utilizzato questo Messi è stato da seconda punta o trequartista, perché secondo me rende meglio. Poi con queste statistiche di passaggio, di controllo palla, è veloce, abbastanza veloce, comunque 93 di accelerazione è molto buono, non è diciamo imprendibile, ecco, è molto veloce, ma c'è sicuramente qualche giocatore magari che ha per dire 95 di accelerazione, 90 di velocità, che sicuramente rimane un pochino più veloce, però lui ha un buon body type, ha un ottimo controllo corpo, ragazzi, come potete vedere 92, una grande finalizzazione, un grande tiro a giro come potete vedere. Inoltre ha questo booster figlio del destino che dà più 4 alle statistiche giocatore, dribbling, passaggio rasoterra, finalizzazione e potenza tiro. Infatti come potete vedere quei valori in cui vicino c'è il pallino verde sono quelli famosi del booster, che praticamente arriva a 102 fuori squadra, con i bonus allenatori arriva a 104, 105, insomma dipende quanti bonus abbiamo poi attivati nel momento in cui li andiamo a mettere in rosa. Comunque ragazzi è veramente fortissima già anche così, cioè anche se questa fosse la carta finita sarebbe comunque devastante. Doppio tocco, a giro da distante, pallonetto mirato, tiro a scendere, lancio lungo, tiro di prima, passaggio filtrante, passaggio calibrato e specialista dei rigori. Ragazzi, molto interessante. Questo diciamo che è un ottimo Messi, più simile alle versioni, diciamo, ecco, se vogliamo dirla così, come tipologia di carta, almeno poi come valore sicuramente superiore, però come tipologia di carta più simile a quelle regalate del gioco, a quelle insomma che troviamo nei vari pool settimanali. È un regista creativo anche lui. Più particolari invece sono queste, ragazzi: l'attaccante di rientro Messi e l'altro invece che sarà taglio al centro. Ragazzi, anche questa secondo me, non voglio sbilanciarmi, ma è forse delle tre la versione più forte che sia uscita. Non c'è una vera e propria versione più forte, a dire il vero, fra queste tre carte, perché hanno tre caratteristiche diverse, quindi dipende in che punto del campo vogliamo mettere, dipende con che tipo di giocatori vogliamo appunto giocare quel determinato modulo, quindi le istruzioni e quant'altro. Però ragazzi, questo Messi veramente è incredibile,
Cioè io non avevo mai visto un Messi con contatto fisico, ragazzi, 87, e siamo quindi senza bonus. Con i bonus arriva anche a 100, 101, cioè credetemi ragazzi, io con questo Messi mi fa ridere perché tiene botta ai vari Rudiger, ai vari Van Dijk, De Ligt, eccetera eccetera. Quindi insomma ragazzi, sicuramente fa molto comodo avere un attaccante che, anche se piccoletto, molto rapido, però che nello spalla a spalla non perde tutti i contrasti, ma anzi riesce a procedere comunque, anche perché questo ragazzi è un pochino più veloce rispetto al Messi di prima, 85 e 94, quindi ha sicuramente qualcosina in più, certo, dal punto di vista velocità chiaramente parlando. Certo, il discorso è che questo farà dei movimenti diversi, quindi questo è il classico attaccante di rientro che tenderà a venire indietro appunto a raccogliere la palla per poi magari smistarla o partire lui da più dietro, però quello magari si può risolvere dandogli un contropiede o comunque dandogli un ancoraggio, dove quindi gli chiediamo di rimanere magari più alto se lo vogliamo mettere come punta. Anche lui ragazzi, come potete vedere, può fare la punta, la seconda punta, il trequartista, l'esterno di destra, posizione da me consigliata perché l'ho provato e tutt'oggi lo utilizzo nel mio modulo che ho, posizione consigliata seconda punta a punta. Io ragazzi non lo metterei trequartista o esterno destro, perché comunque dipende poi chiaramente come vogliamo giocare, però farebbero dei movimenti che andrebbero magari troppo a schiacciarsi sul centrocampo, e quindi anche esterno destro, adesso che ci penso, mi ricordo lo utilizzai e non rende male, però ragazzi ripeto, dipende sempre chi ha vicino. Certo, se mettiamo lui un po' isolato, attaccante di rientro, o meglio forse no proprio, se li mettiamo magari però un attaccante di rientro, quindi lui con vicino magari due invece che si inseriscono, allora a quel punto può crearsi una situazione molto molto interessante, il famoso falso 9 per intenderci, no? Con i due esterni che tendono a tagliare al centro e l'attaccante di rientro invece che, anziché buttarsi in avanti, viene a raccogliere palloni e crearsi lo spazio. Quindi ragazzi, guardate che carta, questa è sempre la build, 101 di possesso stretto, questo più dell'altro c'ha ancora più colla nel piede ragazzi, ma è vero, questo Messi è incredibile. Re del calcio, addirittura effetto più 4 sulle statistiche giocatori, scusatemi, dribbling, possesso stretto, contatto fisico e controllo corpo, i famosi pallini verdi che vedete nello schermo ragazzi, veramente veramente forte, credetemi. Poi guardate, tira a giro 95, calcio da fermo 92, cioè tira dei missili, tira veramente dei missili, anche a giro io quando lo utilizzo infatti al 90% è gol. Doppio tocco, a giro a distante, pallonetto mirato, tiro a scendere, lancio lungo, tiro di prima, passaggio filtrante, specialista dei rigori e leader. Anche lui ragazzi mi ha già fatto circa un centinaio di gol, credetemi, molto 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 interessante anche questo Messi. Ripeto, non esiste un Messi più forte, bisogna semplicemente, hanno tutte e tre diverse caratteristiche, quindi anche lui molto molto interessante, il taglio al centro. Questa carta è lo stesso molto particolare, qui parliamo delle prime versioni di Messi dei primi tempi, infatti aveva 21 anni, mentre quest'ultima ne aveva 35, quindi questo è già più il Messi attuale. Questa invece è il Messi di una decina di anni fa buoni, quindi con altre caratteristiche, sicuramente più funambolo, nel senso che era un Messi che quando partiva era più da serpentina, ecco, per intenderci, però comunque ragazzi forti, ripeto, forti tutte e tre. Questo è velocissimo ragazzi, questa forse delle tre è la versione più veloce di tutte, velocità e accelerazione 86-98, considerando che in game arriva mi pare a 102-103 di accelerazione, quindi ragazzi quando parte, anche se da fermo, che gli dai quel colpo con la corsa per accelerare, è raro che lo riescano a prendere ragazzi, perché è incredibile, è veramente veramente forte anche lui. Dipende chiaramente quale utilizzare dei tre, dipende da che modulo abbiamo e che tipo di carta vogliamo in quel ruolo, perché dirvi metteteci questa o quell'altra, no, io ho avuto la fortuna di trovare tutte e tre, quindi ce li ho, però non esiste, ripeto, un Messi più forte fra queste tre versioni, semplicemente
dipende con che tipologia di giocatori vogliamo giocare. Quindi ragazzi, guardate la carta, guardate la build, finalizzazione 95, colpo di testa 84, quindi ragazzi questo segna anche di testa questo Messi, importantissimo perché Messi di solito di testa fa una gran fatica. E niente, lui il suo forte probabilmente non è il possesso stretto magari o il passaggio come gli altri, ma è la velocità, ragazzi. Il Messi dei primi tempi appunto era velocissimo, andava, si infilava, correva, era un furetto nel senso della parola, e questo appunto riporta un po' infatti il predestinato, perché all'epoca era sì fortissimo, ma magari non era ancora il miglior giocatore come alcuni hanno definito addirittura ai tempi. Era comunque un predestinato, sicuramente sarebbe diventato da lì a poco un fenomeno di livello mondiale, però quindi più 4 sulle statistiche finalizzazione, colpo di testa, velocità e accelerazione, ragazzi, quindi i famosi pallini verdi che abbiamo già visto. Le carte che sono sempre le stesse: doppio tocco, controllo di suola, colpo di testa, quindi ragazzi come detto prima segna anche di testa, giro da distante, tiro a scendere, lancio lungo, tiro di prima, passaggio filtrante, specialista dei rigori. Quindi nonostante non abbia questo gran passaggio, perché 83 alla fine come l'ho buildato io è un valore abbastanza comune, ha comunque passaggio filtrante. Questa ragazzi è la build, se volete prendere spunto. Io questo, viste le statistiche anche diciamo base, ho deciso di farlo tutto sulla velocità, infatti ho puntato principalmente sulla velocità, mentre gli altri due li ho fatti un pelino meno veloci come potete notare, però più tecnici, proprio per andare un po' a mischiare le cose e farli più il più equilibrati possibile. Questa diciamo che forse fra le tre è un po' la via di mezzo, ragazzi, perché ha una buona velocità, anzi buonissima velocità, però a differenza delle altre praticamente comunque ha un buon possesso stretto, un passaggio rasoterra, una grande finalizzazione. Questa ragazzi lo stesso per la sua abilità e appunto per la sua carta comunque è molto veloce, molto tecnico. Ripeto per l'ennesima volta, ormai vi sarete anche stufati di sentirlo, non c'è un Messi più forte, semplicemente sono carte diverse, quindi non si può dare un giudizio di chi è più forte o no. Sicuramente con le rispettive carte tutti sono più forti degli altri due quindi dipende un pochino che tipo di giocatore vogliamo in quella zona di campo per quel determinato ruolo. Tutto qui. Quindi ragazzi mi raccomando, provateli se avete la fortuna e il piacere di prenderli. Io non sono uno che shoppa, però per questi pool un po' di tempo fa feci appunto qualche giro e riuscii a trovarli. Quindi ragazzi provateli e ripeto, fatemi sapere poi nei commenti, visto che me li avete richiesti, fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate, quali avete trovato e secondo voi in che posizioni andrebbero utilizzati. Ripeto, tutti hanno un po' le stesse posizioni, trequartista, seconda punta. Lui ad esempio è molto forte anche da esterno destro, perché comunque fa i movimenti a tagliare al centro, appunto come dice la carta, e ce lo ritroviamo spesso quindi comunque in mezzo all'area di rigore. Ragazzi provateli e fatemi sapere. Io vi ringrazio, un saluto a tutti dal vostro Luca Taran, ciao.